Benvenuti a Mango Fit Talks, il luogo in cui parleremo con gli imprenditori e protagonisti del nostro settore, il settore del fitness. Ciao a tutti, bentornati a Mango Fit Talks, il podcast di Mango Fit in cui intervistiamo professionisti del settore del fitness. Oggi direttamente dalle Isole Cayman, 24 anni, personal coach Lorenzo Fanelli. Ciao Lore, come stai? Benissimo Matte, grazie. Contento che siamo riusciti finalmente a vederci. Te come stai? Tutto benissimo, grazie mille per essere venuto. Ho già fatto un grande spoiler su di te, quindi delle Isole Cayman, ma vorrei partire dall'inizio. So che sei nato a Grosseto e se vuoi raccontarci qualcosa di più riguardo a come è iniziato il tutto ci farebbe molto piacere. Certo, allora diciamo che è iniziato tutto quando ho iniziato l'università in Bocconi. Mi sono trasferito a Milano e ho iniziato a giocare anche con loro, con la squadra di basket, perché tutto il mio passato da adolescente è stato nel mondo dello sport. Ho fatto il primo anno, collaboravo con la squadra, giocavamo tutti i weekend e mandavo avanti ovviamente il percorso accademico, e pur avendo discreto successo con i voti in università avevo molto più successo e anche molto più piacere a coinvolgere i ragazzi con la preparazione atletica, a portarli in palestra, sia colleghi sia compagni del basket. E quindi poi alla fine del primo anno universitario mi sono reso conto probabilmente sarebbe stato più interessante spendere le mie energie nel campo che alla fine mi guidava di più e che mi stimolava di più. E quindi ho detto, sai che c'è? Cambiamo, facciamo drop out. Okay. E da lì poi mi sono trasferito a Bologna, ho fatto i primi passi in una palestra locale, che comunque era un club già abbastanza di nicchia, con un'atmosfera già abbastanza internazionale. Ho iniziato e finito poi la laurea in Sport Sciences e adesso siamo già a 4-5 anni dopo l'inizio della laurea, sto finendo la magistrale in nutrizione, così Certo. riuscirò a diventare adesso tra pochissimi mesi anche nutrizionista. Quindi poi da Bologna cosa è successo? Ho iniziato da laureando a lavorare come personal trainer e ho avuto la fortuna di essere nella palestra in cui lavoravo uno di quelli che se la cavava un pochino di più con l'inglese, quindi mi sono subito affacciato al mercato internazionale, che mi ha subito interessato tanto, perché comunque arrivando dalla Bocconi già hai un'atmosfera diversa e ti esponi anche semplicemente con i colleghi che non erano italiani a un mondo diverso. Certo. E quando ho lasciato comunque mi piaceva e mi interessava l'idea di non essere il classico personal trainer in una classica palestra, perché sapevo che non mi sarebbe bastato. Allora poi mentre ero a Bologna e stavo finendo la laurea mi sono attivato tantissimo per trovare un lavoro che comunque fosse nel lusso del personal coaching, Certo. nel personal fitness. E ti dico, cioè ne ho mandate di mail centinaia e centinaia per cercare di capire Certo. dove volessi andare, perché magari un po' volevo cercare io il fit giusto, ma anche dall'altro lato devi trovare la scelta giusta. Assolutamente. E mi ricordo alla fine che la scelta fu di ricadere in hospitality, ovviamente lusso. Avevo la scelta di andare a Capri, oppure in Sicilia, oppure in Sardegna. Avevo 3-4 cose attive, alla fine ho scelto un resort in Costa Smeralda, molto vicino a Portocervo, Ok. e quello mi ha aperto tutto il mondo dell'hospitality. Era Certo. la prima esperienza in un resort, molto interessante perché comunque inizi a relazionarti veramente con clientela molto high-end, Certo. clientela molto ricercata, che quindi si aspetta, ne parleremo più avanti, Certo. anche un certo tipo di coinvolgimento non solo tecnico ma anche empatico. Assolutamente, infatti poi parleremo anche di tutto quel punto, no? Dal lusso in poi. Quello che secondo me è molto interessante capire è anche con quale curriculum hai iniziato a mandare quelle mail, in che tipologia di palestra avevi lavorato prima, no? Perché non era una classica palestra, magari classica catena, ecco. Quindi la tua prima esperienza in una sala pesi da professionista, qual è Sì. stata? Ero a Bologna, la palestra si chiama Palestra dei Poeti, è in pieno centro e era un club già un po' più ricercato, dove c'era comunque un'attenzione al cliente maggiore rispetto alla classica palestra, e già lì quindi mi approcciavo in un modo più amichevole, dove c'era un interesse che andava oltre il coaching della sala pesi e basta, e quindi già quello mi ha aiutato a impostare il lavoro in modo diverso. Comunque sono rimasto un paio d'anni là, quindi mi sono formato bene. Post Bocconi questo? Post Bocconi, Ok. post Bocconi, e già lì ho iniziato anche un pochino con l'online, perché magari riesci a fidelizzare il cliente, ci inizi
a lavorare, magari poi mi sposto io o il cliente si sposta e quindi hai piacere di rimanere in contatto e trovi il modo di farlo funzionare. Ed è da lì poi che sono partito anche con l'online. Chiaro. Poi ti raccontavo della Sardegna, dove sono stato per una stagione intera e mi è piaciuto tantissimo perché all'interno del 5 Stelle ero l'unica figura del fitness, quindi quello mi ha dato tanta responsabilità nel decidere come sviluppare la settimana, cosa presentare agli ospiti, che tipologia di corsi fare, non fare, il listino prezzi, come coinvolgerli, come farli venire in palestra, quindi anche come promuovere all'interno del resort in vacanza l'allenamento con me, che non è scontato perché spesso la gente si vuole rilassare. E poi, essendo la Sardegna seasonal, quindi stagionale, con l'avvicinarsi della fine stagione, io mi stavo già guardando avanti perché volevo capire cosa fare per l'inverno. Allora mi ricordo di nuovo catena di 100-200 email, ricerca su LinkedIn, perché alla fine questo devi fare all'inizio, cioè devi trovarti spazio. Mi ero aperto la possibilità di andare sulle Dolomiti e guardavo molto sul panorama internazionale. Mi ricordo, ho avuto la fortuna di avere già dei clienti online, alcuni mi sono venuti a trovare da Londra in Sardegna e tra questi ho conosciuto amico di un mio cliente, un personaggio che va alle isole Cayman tutti gli anni e mi ha raccontato che, ovviamente in vacanza, e mi ha raccontato di questo club che collabora con un 5 Stelle e quindi ha sia posizione members, quindi membership, fai l'application e diventi membro perché è residente alle Cayman, oppure sia hotel, quindi hospitality. E me ne ha parlato come di un club fantastico, mezzo all'aperto, in mezzo al verde. Mi ha detto che secondo lui sarei stato perfetto. Ovviamente ancora mail conoscitiva, cerco di comprendere e vedi alla fine la fortuna. Dall'altro lato cercavano un coach, cercavano una figura professionale come la mia con un background simile a quello che avevo io. E quindi poi ho fatto tutti gli step conoscitivi, ovviamente ho conosciuto il manager, la seconda manager, il general manager di tutto il resort e sono entrato. E da lì poi mi ricordo un paio di adesso siamo già arrivati a fine 2024, settembre-ottobre 2024, sono partito e ho fatto il mio primo anno alle isole Cayman. Sì, lì è un mondo incredibile, ho fatto uno step in avanti fantastico. E già lì quindi quando eri in Sardegna stavi già pianificando di muoverti in maniera più internazionale? C'era una cosa che già stavi pensando? Allora in realtà sì, per diverse situazioni. Intanto il resort in cui lavoravo in Sardegna ospitava al 90-95% ospiti internazionali, quindi ti affacci a queste realtà, ti rendi conto della diversa disponibilità economica e anche probabilmente della diversa percezione del fitness che in Italia ancora non è sviluppata quanto è in altri paesi, soprattutto in America. E avevo già capito che per me era un mercato interessante e che mi avrebbe dato molto di più di quanto avrei trovato qua. Spesso non è il tuo valore, ma è la tua posizione. A volte, sai, si dice sempre la bottiglietta d'acqua al ristorante stellato ha un valore diverso rispetto al supermercato economico, capito? E più o meno è la stessa cosa. Lavorando in un'atmosfera e in un ambiente diverso sono riuscito a valorizzarmi e a creare valore anche nelle persone con cui ho lavorato. E scusami, c'era anche una differenza nel ruolo e nella posizione che ti avevano offerto, anche magari dal punto di vista di responsabilità, libertà di operazione? Sì, assolutamente. Alle Cayman è molto più strutturato, ci sono molte più persone dietro e il club è anche molto attento a invitare e ospitare atleti olimpionici internazionali, quindi c'è un desiderio sia di branding sia di marketing molto più importante, perché non è solo la semplice palestra del resort, ma è molto di più. È un club che si vuole distinguere anche come centro retreat per questi atleti. E poi ovviamente questo rende il tutto più affascinante, più attraente anche per il cliente che vuole semplicemente vivere la palestra circondato da questa realtà. Quindi sono entrato in un posto dove invece l'organizzazione era già molto avanzata e quindi adesso mi dedico quasi esclusivamente a organizzare tutto ciò che concerne il mio bacino di clienti. Prima hai detto una cosa che ti ha fatto sorridere e mi ha suscitato curiosità, quando hai detto ho mandato veramente tante email. Com'è stato quel processo lì? Quante ne hai mandate? Quanti colloqui poi hai fatto? C'è qualcosa che ti ha stupito? Sì, allora è interessante e secondo me è una cosa che spesso è underrated.
cioè non viene considerata abbastanza, e soprattutto in Italia siamo molto legati alla parte accademica, ai corsi di formazione, che sono importantissimi perché la parte tecnica è fondamentale, però io subito mi sono reso conto quanto scendere sul campo e avere esperienza fosse la cosa più importante. Certo. E l'unico modo per farlo, anche se si ha un curriculum piccolo, è fare le prime esperienze lavorative, buttarsi e mandare, scrivere. E è stato difficile perché, come ti dicevo, devi trovare il giusto fit. Anche se sei la persona giusta, magari non si aspettano, non cercano quella tipologia di professionista. E quindi è stato un processo difficile che poi piano piano impari e capisci come sviluppare la giusta conversazione durante il colloquio, come impostare il giusto curriculum, anche se scarno. E la cosa interessante che sicuramente mi ha facilitato è che soprattutto nel mondo del lusso la parte tecnica è fondamentale, ma le skills personali lo sono ancora di più. Certo. Quindi come riesci a relazionarti col cliente o comunque con le persone che ti circondano ha un peso ancora maggiore. E quello sicuramente mi ha aiutato anche nei colloqui a farmi spazio, e poi ovviamente dopo che hai le prime piccole o grandi esperienze lavorative inizia a contare molto di più di dove hai studiato e cosa hai fatto prima. Certo. Quello mi ha aiutato tanto. Certo, assolutamente, quindi si può dire che nel corso di queste 3 esperienze hai sviluppato tanto anche queste skill qua di relazioni interpersonali con i vari clienti. Tantissimo. Poi ecco, quello che ti volevo dire è che ci sta che nonostante tutta la parte di curriculum e questa profondità tu non venga scelto, Certo. ma ci sono 300 motivi diversi per i quali uno non viene scelto e non deve viverlo come un fallimento. Chiaro. Ho imparato questo. Ho avuto addirittura esperienze in cui prima ero stato confermato e poi sono stato un mese dopo eliminato dal progetto. Cioè succede e devi viverla nel modo giusto, e guardandomi indietro durante questi anni alla fine probabilmente è andato tutto come doveva andare perché sono arrivato dove volevo arrivare. Chiaro. Ma in Italia di realtà di questo tipo se ne contano tante oppure proprio sulle dita di una mano? Allora, sicuramente non ho una conoscenza completa, Ok. però di club internazionali con un'ospitalità all'atleta olimpico come al cliente high-end ne conosco pochissimi. Pochi. Si contano sulla punta delle dita, cioè Ok, veramente. chiaro. Pochi. Chiaro. E alle Cayman come sta andando? Alle Cayman sta andando bene, è una realtà diversa, mi sta piacendo tanto. Diciamo, ho appena finito il primo ciclo e già sono proiettato per capire cosa vorrò fare in futuro, Certo. e se per me è un posto dove stabilirsi o meno, quindi questo lo sto ancora cercando di capire. Però per raccontarti un po', sei Caraibi e quindi comunque lo stile di vita è caraibico. Quando non sono a lavoro sono al mare, lavoro nella palestra nel 5 Stelle che si affaccia sul mare, quindi per me raggiungere l'acqua è facilissimo. Certo. E non ho la macchina, vado a giro con la bici, in spiaggia, quindi è tutto un'atmosfera che circonda il lavoro molto più rilassata. Certo. Questo sicuramente, in tutti i lavori che ci sono alle Cayman. Però ecco, si lavora, cioè nel senso ho piacere di avere durante tutto l'anno, tranne questi 2 mesi che sono venuto qua in Italia, tanto ricambio e tante persone, perché avendo sia i members sia gli ospiti dell'hotel, ogni giorno entro in palestra e vedo facce nuove. Certo, infatti ti volevo chiedere proprio questo, no? Pochi residenti sull'isola, però una stagionalità che porta comunque un flusso di persone, no? Assolutamente. Allora, è interessante perché abbiamo questi members che hanno una membership alla quale puoi fare application. Tu non ti puoi presentare e dire voglio entrare in palestra, iscrivetemi. Certo. C'è un'application da fare, vieni selezionato. Quindi già la barriera per entrare è molto alta. Ok, e requisiti? Allora, diciamo c'è una commissione alle Cayman e a New York che valuta su criteri che non posso neanche completamente esporre, Ok. ma diciamo tendenzialmente ecco il ceto sociale è importantissimo, Ok. diciamocelo. E quindi abbiamo 200-250 members molto attivi, residenti alle Cayman, e poi l'hotel, soprattutto in alta stagione, ospita tante persone che vengono anche per la palestra, perché il club è tra i primi 3 in tutti i Caraibi. E quindi sono contenti anche semplicemente di venire a fare la retreat sportiva fitness con noi. Chiaro. E in quel caso cosa succede? Immagino il members arriva o comunque i clienti arrivano, e com'è l'interazione con il coach?
qualcuno assegna a te a uno dei member, come avviene quella dinamica interna? È tutto molto fluido. Ok, Abbiamo una reception perché abbiamo anche la spa. ok. Quindi bagno turco, sauna, abbiamo di tutto, massaggi, andatevela a vedere. Come succede? Succede che il member che si iscrive ha di fronte tutta questa offerta e è libero di scegliere quello che vuole, quindi poi sta a te essere in grado di promuoverti, conoscere, fare network, Certo. per poi eventualmente avere anche un rapporto lavorativo e di Chiaro. coaching. Diciamo, abituato anche al mercato italiano, non è facile da comprendere e ha sorpreso anche me, ma ovviamente la disponibilità sia economica ma anche proprio la volontà di iniziare un percorso del genere è maggiore. Certo. E quindi poi diventa tutto più naturale e se c'è desiderio, poi ovviamente non sono l'unico a lavorare là. È interessante anche quello perché ho principalmente 2 colleghi, uno box and strength and conditioning, quindi coach come me, però box, ed è un coach che ha fatto le Olimpiadi di box con il team del Belgio. Ok. E poi l'altra mia collega è invece proprio un'olimpionica, ha fatto nuoto sincronizzato per la Nuova Zelanda. Io sono il pesce fuor d'acqua, senza passato olimpionico purtroppo. E quindi ovviamente c'è competizione, sana competizione, però ovviamente essendoci il Pilates, la box, strength and conditioning, poi la relazione che crei ti può promuovere o meno col cliente stesso. Assolutamente, quindi sempre PR attive come Sì, dicevo prima. assolutamente. Chiaro. Anche fine a se stesso per conoscere la persona e poi se c'è interesse, perché no? Assolutamente. E la giornata tipo alle Cayman com'è? Cosa fai? Raccontaci un po' da quando ti svegli a quando vai a dormire. Tendenzialmente alle 6:30 di mattina sono sempre in palestra perché vogliamo garantire 1-2 corsi di gruppo al giorno che mi richiedono di fare e che faccio molto volentieri perché è anche un'occasione per conoscere nuovi membri, nuove persone e persone dall'hotel e quindi tendenzialmente o per private che mi ritrovo alle 6:30 perché sono persone che vanno prima di andare al lavoro o perché faccio le classi, alle 6:30 di mattina sono in palestra. Però c'è da dire che poi la mattina si evolve tra lezioni private, questi corsi di gruppo di cui ti ho parlato, lezioni private di small group training, quindi magari ho 3-4 persone che si sono messe d'accordo e le alleno insieme. Chiaro. Che pagano un pacchetto insieme. E diciamo che quindi funziona più o meno così, ogni tanto riesco a metterci il mio allenamento o mi alleno col cliente io e va così fino al pranzo. Poi ci sono dei giorni della settimana in cui torno a casa e ho finito, poi ti parlerò dell'online. Certo. E dei giorni a casa, dei giorni invece in cui vado a casa, magari mi rilasso un paio d'ore, vado al mare e torno un pochino la sera. Quindi il carico di lavoro settimanale non è assolutamente impossibile. Ok. Io poi mi appoggio anche al mio coaching online di persone che ho conosciuto in Italia quando lavoravo qua, ma soprattutto che sto conoscendo là, perché per me quella è anche una piattaforma per conoscere tutti gli hotel guest, arrivano da tutto il mondo, per conoscerli, fidelizzarli se interessati e quindi poi farci un lavoro di coaching anche online. Chiaro. E quello mi sta aiutando tanto, perché ovviamente la disponibilità economica di chi viene in un posto del genere è maggiore, quindi puoi andare a vendere anche pacchetti diversi. Quindi poi il pomeriggio, anche se a volte col fuso orario, perché sono in tutto il mondo, mi dedico all'online e faccio coaching online e non dimentichiamoci che faccio coaching online anche in Italia con MangoFit, che è anche uno dei motivi per cui sono qua. È iniziata questa collaborazione ormai un paio d'anni fa, penso. E sei stato tra i primi, assolutamente tra i primi. E ne sono fiero, ma a me è piaciuta tantissimo perché la capacità di darti feedback da personal trainer, da personal coach, quindi di come vedo io le cose e vedere effettivamente l'app evolversi anche con i miei pensieri, per me è molto gratificante, cioè, mi ha veramente dato tanto e mi è piaciuto. E poi questo rapporto si è evoluto e siamo arrivati ad oggi, dove comunque lavoro sulla piattaforma tuttora, e anche se c'è da dire mi dedico sempre di più al mercato estero. Certo, assolutamente, ma piccola parentesi, facevamo delle sessioni da 1 ora, 2 ore solamente di feedback su come migliorare. Esatto, me ne ricordo bene. Sì, e infatti poi diciamo nei pomeriggi ci includo il coaching online e MangoFit. C'è sempre nel mio cuore, nella mia testa. Anche nel nostro è super ricambiato. Per quanto riguarda appunto quelle persone che magari hai conosciuto lì alle Cayman
e sei riuscita a portarle nel tuo percorso online, ma queste persone non abitano nei Cayman, no? Magari abitano in città. Sì, spesso New York. Hai un caso simpatico, ecco, da raccontare, o magari di un cliente che è successo, come l'hai mantenuto, com'è il rapporto anche con queste persone di livello comunque, diciamo, alto spendente? Sì, allora, per farti qualche esempio, anche perché è interessante, in questi giorni ho un cliente ormai molto preso, direi che abbiamo un rapporto che va oltre il semplice coach cliente, che mi ospita sempre a casa. Okay. Quindi quando vado a New York, per esempio, lo alleno molto volentieri, sono a casa sua. Certo. Questo è un amministratore delegato, un CEO di 2 compagnie. Okay. E quindi poi si crea anche tutta una serie di dinamiche, Certo, che ovviamente a me fanno molto piacere, perché ho l'opportunità di andare a trovarlo, di allenarlo dal vivo e quindi di dargli anche un imprinting maggiore rispetto all'online. Certo. E ovviamente anche io mi posso godere il tempo con lui a New York, Certo. in questi casi, no? Assolutamente. Comunque sì, ci sono tutte queste situazioni che si creano proprio perché sono lì, e se, per esempio, se fossi in una normalissima palestra in Italia sarebbe un lavoro sicuramente degno, e conosco tantissimi tecnici bravissimi in Italia che però semplicemente non si espongono a queste realtà. Io sto avendo quella fortuna di poter vedere e incontrare questa tipologia di persone. Chiaro. Quindi comunque è una realtà in cui vorresti rimanere adesso? Assolutamente, dal punto di vista business e anche di futuribilità, penso di rimanere nel mondo del lusso, perché puoi dare più qualità con meno dispendio di quanti clienti voglio avere. Chiaro. Anche semplicemente con un bacino online ristretto, dove però hai pacchetti, listini molto alti, Certo. riesci a dare un servizio one-on-one molto attento e di qualità molto elevata, perché hai poche persone. Chiaro. E quindi puoi dedicarci più tempo. Chiaro. E non penso di voler cambiare questo, perché è molto più facile e meno stressante per me, riesco a concentrarmi di più, riesco a dare un servizio maggiore ed è anche più piacevole perché dura di più nel tempo e vedi molta più differenza. Assolutamente. La cosa che mi sta piacendo di più è che il fitness è spesso inteso come vado in palestra, cambio il mio corpo, sono contento, ma c'è molto di più. La cosa che impatta di più me è vedere il cambiamento psicologico nelle persone, non tanto il cambiamento fisico, che quello è graduale, piano piano arriva, ma vedere comunque posizioni posizionate a livello di carriera molto in alto, riscoprire se stesse e cambiare la propria emotività e la propria sensibilità in palestra mi dà una soddisfazione incredibile. Chiaro. E questa è un'altra fortuna, perché quando riesci ad agganciare il cliente che sicuramente fa un lavoro tosto, però poi arriva in palestra sereno, riesci a creare un'umanità spesso che poi crea un rapporto veramente di connessione molto stretta. Esatto, e anche se già un po' si è capito da appunto quest'ultimo discorso che hai fatto, come tendi a posizionarti nei confronti del cliente, quindi non personal trainer di sala, ma in una maniera più a 360 gradi. Sì, allora io mi tendo a definire personal coach, adesso sto integrando e siamo quasi pronti la nutrizione, in modo tale da poter portare entrambi i servizi, quindi il fitness, la nutrizione, poi successivamente mi vorrei aprire anche a tutto il mondo olistico e psicologico, che comunque sono tutti interconnessi questi tre. E mi presento appunto come personal coach che parte con uno sguardo al fitness, ma poi va a cambiare la vita della persona, le abitudini delle persone. Sappiamo che, io dico sempre, l'ora che dedichi alla palestra è importante, ma quello che fai nelle altre 23 ore è molto più importante. È altrettanto importante. Perché se non dormi, mangi male, sei stressato, non sei contento, quell'ora in palestra ti aiuta fino a un certo punto e poi non è sostenibile nel tempo, capito? Per quello dico personal coach, perché mi piace l'idea che ci sia un rapporto che va oltre quello che avviene in palestra. Assolutamente. Che non è sufficiente. Ti trovi molto bene con gli imprenditori, quindi? Sì, me la sguazzo. Assolutamente, diciamo che anche con il passato in Bocconi già ti devi incravattare un pochettino di più, però devo dire che una delle cose che mi ha aiutato tanto è avere la capacità
di essere in grado di parlare a qualsiasi livello della conversazione, Ok. anche con persone di incredibile successo. Chiaro. Quindi sì, mi trovo assolutamente bene, e la capacità di relazionarmi, di avere una skill emotiva per capire chi ho davanti e cosa si aspetta da me, e quindi che non significa mascherarsi, ma significa evolversi Chiaro. e capire come connettersi alla persona e come toccare i punti emotivi giusti, Assolutamente. è fondamentale. Chiaro. È fondamentale, ed è quello che mi ha aiutato di più ad arrivare dove sono arrivato finora. Assolutamente. Ora tornerai alle Cayman, no? Sì, fra Ok. qualche giorno. Sei carico? Sei Sì, contento sì. di tornare? Sono contentissimo, e farò sicuramente un altro ciclo. Ok. Quindi un'altra stagione, saranno almeno 10-12 mesi da oggi, perché mi sto trovando benissimo. Poi, come dico sempre, il 10-15% delle energie vanno dedicate al piano B. Ok. Al piano B, o comunque alla futuribilità del progetto. E io là dentro mi sento veramente in una posizione confortevole, però comunque quello è il ceiling. Ok. Quello è il tetto che posso raggiungere, e negli anni ovviamente mi piacerebbe sviluppare molto il coaching online, quindi avere tanta libertà geografica di dove abito, che il mio online è così forte che mi posso permettere di vivere dove voglio. Certo. Quindi mi sto affacciando anche a quello, sto già esplorando altre opportunità per capire cosa c'è intorno, e vediamo che succederà. Chiaro, chiaro. Quindi credi che comunque questi 10 mesi ti faranno capire un po' di più e arrivare appunto a questa cosa dell'online che dici, per poi gestire magari da ovunque, totalmente online, girando. È un po' questo, no? Sì, allora, il totalmente online non mi fa impazzire, semplicemente perché rischi di perdere quella umanità che c'è di persona, no? Infatti, per esempio, cerco sempre di andare a trovarli almeno 1 o 2 volte all'anno, anche quelli dell'online, perché l'impatto umano è sempre importante. Certo. Quindi anche per me trasferire tutto il lavoro davanti al computer non mi piacerebbe. Ok. Ed è anche uno dei motivi per cui lasciai la Bocconi, perché essere così legato allo schermo, perché sappiamo che siamo sempre davanti allo schermo, poi quando ci riposiamo guardiamo lo schermo, cioè a me piace vivere, a me piace, mi piace questo. Assolutamente. E quindi totalmente online mai, ma sicuramente essere in grado, come ti dicevo, di essere forte su quel settore mi dà poi la libertà di dire, sai che c'è, voglio vivere in Messico, surfare la mattina, fare online il pomeriggio e fare una decina di clienti live in Messico, lo posso fare. Chiaro. Quindi quello è l'obiettivo. Bellissimo. Non so se sarà il Messico. Speriamo, speriamo. E se potessi dare un consiglio a un PT o un coach che vuole iniziare ora la sua carriera, che consiglio gli daresti? Di iniziarla. Ok. Di iniziarla, ovvero di buttarsi subito sul campo, perché spesso si tende a ricercare, come ti dicevo all'inizio, di fare tanta parte accademica e di pensare, soprattutto in Italia, che possa dare un edge, un vantaggio sugli altri, quando in realtà poi ti rendi conto che vai sul campo ed è tutto diverso. Finché non vai sul campo non conosci persone, non conosci realtà, non ti rendi conto se una cosa ti piace o non ti piace, perché anche questo è fondamentale. E quindi quello che direi io è buttarsi nelle prime realtà che si conoscono, nelle prime occasioni che ci si pongono davanti, con spirito critico, quindi sempre analizzando: questa cosa mi piace, questa cosa mi può dare un futuro, sto andando nella direzione che voglio o meno. E poi ovviamente posso dare la mia nota personale, che è stata l'esperienza con l'estero, certo, l'esperienza internazionale, che non significa che non tornerò mai in Italia, che ho chiuso la porta per sempre, però questo sicuramente apre la mente in modo incredibile e mi dà poi un vantaggio e una visione sia imprenditoriale e sia di relazione e di network diversa quando poi torno in Italia, se mai tornassi. Assolutamente. Quindi ecco, il consiglio generale è iniziare il prima possibile, appena si intraprende la strada del coaching, a praticare e cercare di farlo ai livelli più alti possibili. Chiaro, anche perché un'esperienza fuori può solo arricchire. Assolutamente. Se non ci si trova bene si può tornare, no? Sì, cercare le piazze più interessanti per le cose in cui ci si vuole specializzare. Certo. Io mi sto specializzando nel lusso. È un punto, perché molti non si specializzano, rimangono molto ampi, e poi è il motivo per il quale fanno tutto e niente e non prendono clienti, no? Esatto. Come ci si differenzia da tutti gli altri è la cosa che poi ti propone nel mercato come la differenza, certo, e come quel piccolo vantaggio sulla maggior parte certo, degli altri personal trainer. chiaro.
Lore, grazie mille, veramente Un è stato piacere. un piacere averti qui e spero che questa storia, non avrò dubbi, sarà di ispirazione a moltissimi personal trainer, e grazie a tutti per aver guardato questo video. Ciao a tutti.